Perché ho tutto questo arsenale qua davanti? Ora vi spiego. Perché ho comprato questo. Che cos'è questo? Questo è il DJI Mic 2. E direte, ma è uscito il DJI Mic Mini che costa la metà e oltretutto è più piccolo. Perché hai scelto di prendere il DJI Mic 2? Ho scelto di prendere il DJI Mic 2 perché questo microfono mi risolve tutti i problemi che ho in questo momento di vlog dal lato audio. Perché? Perché andiamo a vederlo prima, così per vederlo un attimo, tanto per capirci. Allora, questo di per sé è il microfono e questo è quello che io volevo comprare, solo questo, senza tutte queste cianciufraglie. Poi vi spiego perché ho dovuto optare per un'altra soluzione. Perché mi interessava in particolare questo? Mi interessava particolare questo perché il mio setup da vlog nel 90% dei casi è questo qua, con la Insta360 Go 3S, messo così, che ha dei buoni microfoni, devo dire, però naturalmente non potendoci collegare dei microfoni esterni, quando c'è vento, molto vento, tantissimo traffico, il problema è naturalmente che mi ritrovo con un audio molto disturbato. Ora io generalmente lo passo nell'intelligenza artificiale di Adobe, che ha un processo che permette di pulire l'audio e di separare la voce, ma bisogna dire la verità, funziona benissimo in molti casi, ma ci sono i casi, per esempio, quando io sono in mezzo alla gente e passa gente che inizia a parlare, in quel caso a volte non sa di chi è la voce principale e sbaglia, quindi mi cancella praticamente la parte mia di audio per prendere quella di qualcun altro. Quindi generalmente la soluzione as is, cioè prendo questo, mi faccio il vlog con quello che c'è, addirittura spesso solo con la pillola, funziona. Se c'è un po' di rumore utilizzo questo sito web di Adobe dove si può mettere il file audio e lui lo trasforma in un file dove predilige, diciamo, la voce sul resto, poi lo monta assieme, tutto bene. Il problema è che, come vi dicevo, non sempre questo sistema funziona. Allora volevo un registratore proprio che registrasse solo, non facesse altro che registrare. A suo tempo avevo, credo che ce l'ho qua, aspettate, comprato una cosina piccolissima. Scusate, ci sarà un po' di rumore perché oggi c'è vento, si batte tutto. Non tira, sbatte. Ok. Questa cosina piccolissima, questo registratore, basta accendere qua, lo giri la levetta e lo inizia a registrare. E diciamo la cosa bella è che praticamente io ho sempre questo, perché quando vado per fare vlog ho questo al petto, questo essendo magnetico se ne sta bello qua. Il problema di questo è che l'audio è veramente un audio di backup, nel senso che fa abbastanza schifetto, quindi proprio non ha qualche medio, non ha assolutamente bassi e la voce si sente. Questo invece ha una bella capsula e permette di fare quello che fa questo, cioè registrare internamente.
Per registrare internamente basta accenderlo col bottone di accensione e spingere il bottone REC. Come vedete, questo inizia a registrare, si vede la luce rossa. Qual è il vantaggio di utilizzare... Aspettate che gli tolgo questo. Prima di tutto che anche questo è magnetico. Secondo che io l'ho settato per registrare in 32 bit. 32 bit, considerateli i 32 bit a virgola mobile, un po' come se fossero i RAW dell'audio, cioè è un formato che vi permette di sentire bene sia quando state sussurrando così e quando gridate come dei pazzi o arriva uno con una pentola e inizia a sbattere, perché diciamo il rango dinamico che ha quest'audio è talmente ampio che poi in post produzione si può regolare, cosa che invece sappiamo che sui video, sugli audio a 16 bit, che sono la maggior parte, ma anche a quelli in 24, molto spesso se voi non regolate bene l'audio diciamo del preamplificatore, l'amplificatore sulla macchina, quindi gli dite a che volume dovete registrare, normalmente potrebbe clippare, si dice, cioè andare nella zona rossa, talmente rossa che poi non è più recuperabile. Con i 32 bit è praticamente quasi impossibile clippare. Questo aiuta molto anche a non dover pensare all'audio, cioè tu accendi e registri, tanto qualunque sia il volume lo recuperi in post, e questo è un grande vantaggio. Quali sono gli altri vantaggi di avere questo piccolino? Allora, diciamo che ce ne sono tantissimi. Il primo è che io non solo vi loggo con la mia Insta360 Go 3S, ma anche con la Panasonic GX9, che con il 9 mm di Leica, 9 mm che in full frame sarebbero 18, quindi però il problema di questa macchina è che non ha l'ingresso microfono e quindi poter registrare internamente e poi matchare, diciamo, l'audio in post è utilissimo. L'altra cosa, come vedete, viene con un... aspettate che ho messo... spengo. Come vedete viene con una specie di calamita che si attacca qua, è abbastanza potente, ma stateci attenti perché quando usate maglioni belli grossi non ce la fa, diciamo, a tenere bene, quindi su maglioncini fini il problema non c'è, ma se no meglio. Questa configurazione così, mettendo diciamo il microfono da dentro, all'aperto vi aiuta molto perché è la stessa vostra maglietta o maglioncino a fare da windscreen, quindi a proteggervi un po' dal vento che arriva e soffia dentro il microfono. Detto questo, però, non è, diciamo, se volete, viene anche il suo windscreen, anche chiamato gatto morto, che ha come vedete, un pallino qua, un plug. Se io lo tolgo, questo si infila nel posto dove andrebbe il lavalier, che è molto interessante. Questo ha anche la possibilità, volendo, di usarlo proprio come registratore. Gli attaccate un lavalier e lo nascondete meglio. Vedete, si infila così e ci avete il vostro bel gatto morto. Quindi poi che altro abbiamo? Prima di passare al resto, cerco di spiegarvi perché alla fine non ho preso solo il registratore, che in fondo il microfono,
chiamiamolo registratore, ma diciamo il microfono, poteva servire sia per questo, sia per questa, sia per il telefono. Perché? Perché questo microfono posso anche, lo accendo, vedete che fa verde qua, se io qua spingo il bottone REC per qualche secondo, mannaggia l'ho spinto troppo poco, ok, notate che il verde diventa blu da qua. Questo vuol dire che lui sta andando in pairing come si chiama? In Bluetooth. Pairing Bluetooth vuol dire che per esempio se avete un telefono potete far sì che il vostro programma di fotocamera per fare i video prenda l'audio direttamente dal microfono qua collegato via Bluetooth. Attenzione che però che non tutte diciamo i programmi standard delle macchine vanno in Bluetooth. Io consiglio a tutti di utilizzare l'app gratuita di Blackmagic, app gratuita di Blackmagic che funziona perfettamente con gli ingressi audio Bluetooth e che è vero che c'è solo per alcuni telefoni, però io per esempio ho un telefono che non è compatibile, ma si trova la maniera per installarla lo stesso, tanto è un programma gratuito, quindi legalmente non ci sono particolari problemi. Probabilmente non lo rilasciano per tutti i telefoni perché su Android ci sono talmente tante configurazioni che poi dovrebbero rispondere a tutti gli utenti che dicono non mi funziona, questa cosa va bene, questa no, eccetera, onde per cui l'hanno rilasciata solo per pochi telefoni. Però ci sono tante applicazioni comunque che gestiscono l'audio attraverso il Bluetooth. Ora spingo ancora per qualche secondo, torna verde. Tornando verde, lui si aspetta che se volete collegarvi a una macchina fotografica, a qualcosa, utilizziate il ricevitore. Quindi questo è un microfono che trasmette, quindi il trasmettitore. Questo riceve. Questo riceve, se lo vado ad accendere, e permette di impostare alcune cose, tra cui quella per cui, nonostante io in realtà la mia necessità reale fosse solo questo, ho dovuto prendere anche il trasmettitore, perché di default questo, il microfono, viene con l'audio, se registrate, settato a 24 bit e non a 32, e non c'è nessuna maniera, né via un'app né via attraverso il combinazione dei tasti per poterlo passare a 32 bit. L'unica possibilità è che abbiate un trasmettitore o che un vostro amico ce ne abbia uno, oppure ci sono alcuni sistemi di DJI come il Pocket 3 e qualche altro, l'Osmo, non so, ce ne sono che permettono anche cambiare le impostazioni del microfono, ma io non avendoli, no, purtroppo non ho potuto. Allora, quindi prendo il microfono e questo andrebbe attraverso il cavetto che viene dato attaccato all'out, cioè il rosso va attaccato alla telecamera e attraverso questo sistema i due si parlano, vedete, io parlo qua, e si vede la lucetta che, quindi
sono già collegati. Nel caso abbiate una macchina Sony con diciamo che ha non mi ricordo come si chiama, multiport shoe, qualcosa del genere, insomma, le nuove Sony dalla A7C in poi, diciamo. Questa è una 7C2, ma la 7C mi sta registrando ora. Potete comprare questo affarino che vedete qua, che è molto comodo perché inserendo questo affarino che va a collegare i pin diretti sulla macchina, si alza questo lo inseriamo, prima togliamo questo e questo lo infiliamo qua. Perfetto. Una volta infilato, che cosa succede? Che ora si parlano, ma non solo si parlano questo e questo parla direttamente con la macchina senza aver bisogno di mettere il cavetto. Quindi, se avete una Sony, andando così già avreste un setup da vlog molto comodo. Questo punto tutto attaccato, non ci sono fili che girano, quindi alla fine, avendo io un paio di Sony, comunque aver dovuto comprare anche il ricevitore ha avuto senso. Andiamo a vedere cosa viene nel pacchetto, perché io ho preso solo un trasmettitore e un ricevitore. C'è la possibilità di comprare solo il trasmettitore, però come vi dicevo state attenti che viene settato a 32 bit, a 24 bit e non a 32 d'entrata. La modifica va fatta attraverso il trasmettitore. Un'altra piccola cosa che può essere interessante è il fatto che spingendo brevemente il bottone di accensione si passa dalla configurazione, diciamo, normale a quella diciamo che elimina i rumori esterni. Ora io non le uso molto, preferisco in caso utilizzarle, fare la riduzione del rumore in post, però ammettendo che uno voglia un run and go che è proprio così come viene, devo registrare, si deve sentire bene, non voglio che sbattimenti dopo, questa è una soluzione anche possibile. Vi dicevo, abbiamo detto che là dentro, questi erano i microfoni che usavo prima, gli Hollyland M1, che appunto, pur essendo piccoli e veramente buonissimi, potenti, non avendo la registrazione interna, non li potevo utilizzare con sistemi che non avessero la possibilità di installare microfoni esterni. Allora vi dicevo, dentro, nel caso della versione un ricevitore e un trasmettitore, perché poi ci sono anche quella con due ricevitori e un trasmettitore, vi danno questa piccola pochette dove trovate il cavo doppio USB A 2 USB-C. Perché 2 USB-C? Perché per ricaricarli, ora io spengo un attimo qua, vedete vanno ricaricati così, lo stesso vale per il ricevitore. Spegniamo anche questo. Nel caso della versione con due trasmettitori, normalmente c'è anche il case di ricarica, quindi uno scatolotto dove potete anche non solo riporre tutto, ma anche caricare i microfoni e il trasmettitore. Però durando 6 ore utilizzandolo diciamo al massimo della qualità,
il problema, per almeno per quello che faccio io, non ce n'è bisogno. Poi che altro troviamo? Il windscreen, questo, come si chiama? La calamita, e poi troviamo due cose, tre cose. Vabbè, questa è del coso Sony, vabbè. Invece questi due troviamo un attacco Lightning e un attacco USB-C. A cosa servono? Servono perché se prendete il trasmettitore e gli inserite l'attacco USB-C, credo che si fa così, ecco qua, potrete collegare direttamente, per esempio, al telefono il ricevitore. A cosa serve questo? Serve a far sì che possiate collegare il trasmettitore al ricevitore con una connessione più stabile rispetto a quella che vi trovereste se usaste il Bluetooth. Certo, è un po' più impegnativa, però funziona, vi assicuro. Rimane sempre il fatto che il programma che andrete a usare per registrare i video deve essere compatibile con audio, diciamo, esterno. E c'è anche il Lightning, ma io non ho telefoni, come si chiama, di Apple, e se comprassi uno nuovo ormai vengono con l'USB-C, quindi il problema non si pone. Quindi alla fine della fiera, come si dice, che cosa realmente mi dovrei portare? Allora, quando vado con questo o con questo, mi basterebbe questo con la magnetino, e addirittura in generale, se a meno che non ci sia un vento come oggi che sbatte dappertutto, già il fatto di poterlo mettere qua internamente vi farà in maniera che la vostra stessa maglia vi funzioni da windscreen. Se invece volete un'opzione, diciamo, più sicura, questa col mi ero dimenticato di dirvi che anche la clip, quindi lo potete inserire volendo così o a una camicia, cioè non è solo magnetico ma anche la clip. Ma diciamo che magneticamente lo trovo migliore. Questo lo sto utilizzando con il pendaglio della, vi ricordo, della Insta360, però come vi dicevo si può sempre utilizzare anche il suo magnetino. Cerchiamo qua, metto così e clic e ci siamo. Ora io non lo so, ho sempre qualche dubbio su questa soluzione, però la trovo che ho paura che mi cada, però non lo so, sinceramente non sono sicurissimo. Devo dire che questa la trovo sicuramente più funzionale. Poi l'altra cosa che volevo dire è che appunto ve ne andate con questo, registrate, avete un backup audio qua, e poi se la qualità dell'audio diretta all'interno della macchina fotografica o della action cam non è adeguata, perché appunto c'era troppo rumore ambientale, passavano le auto perché c'era troppo vento, e allora avete un audio di backup. L'altra soluzione è siete col telefono, in questo caso continua a bastare questo perché possiamo collegarli in Bluetooth, anche se la qualità non sarà la stessa di collegarla attraverso il diciamo il ricevitore, anche perché questo a una distanza di 150 metri e
senza invece in Bluetooth sappiamo tutti che oltre 10 metri non è diciamo sicuro utilizzare il Bluetooth per una connessione stabile. Comunque io l'ho provato, a me è sembrato funzionare anche il Bluetooth abbastanza bene. Poi se avete una Sony io vi straconsiglio di comprare questo accessorio perché è di una comodità assurda, cioè ve lo mettete qua, ve lo dimenticate, poi se proprio volete fare una registrazione col coso avete questo che lo andiamo a togliere se ci riusciamo. Ecco qua. E questo entra così, super facile. La questione unica che diciamo non è bellissimo è che se fate proprio vlog e vi guardate lo schermo con diciamo l'audio è di qua, quindi potreste avere qualche problema, ma ricordate che questo già viene con dei preset per le macchine, tra cui quello della 7C, quindi mettendo quello siete abbastanza sicuri che poi l'audio avrà un livello ottimale nella registrazione. Ricordatevi che l'audio che arriva qua arriva a 16 bit, perché le macchine fotografiche non possono gestire il 32 bit. Questo non vuol dire che voi, mentre lo stiate utilizzando per diciamo anche in connessione remota, possiate comunque accendere la registrazione interna e avere una copia di backup per se non si sa mai, diciamo. A me sembra una soluzione molto interessante, soprattutto perché io oltre a fare foto diciamo di viaggi eccetera, mi piace molto la musica, quindi è molto interessante il fatto che pure a macchina spenta poi io vado vicino diciamo al palco e glielo lascio là sotto, accendo, me lo dimentico e cioè non me lo devo dimenticare prima di andarmene, se no comunque lo lascio là e questo registra e non mi devo preoccupare neanche dei livelli sonori, perché essendo in 32 bit a virgola mobile, li chiamano 32 bits float in inglese, e non devo preoccuparmi che vada a clippare, che soprattutto con la musica può capitare, ecco. Penso che questo sia tutto, che spero di essere stato chiaro, di avervi informato su questa cosa e aver chiarito perché ho preferito il DJI Mic 2 ai nuovi DJI Mic Mini, perché i Mic Mini non registrano internamente, per me era fondamentale. L'ultima cosa, io come dicevo volevo comprare solo questo e prima di comprarlo per fortuna ho guardato un video che diceva sì, però state attenti che se non avete il trasmettitore o qualcosa non lo potete cambiare a 32 bit. Visto questo mi sono preoccupato e allora ho detto, e ho scritto su Amazon, no, quando fate le domande, ma è stato risolto da DJI il problema che stavo comprando solo il mic, non si può passarlo a 32 bit? E mi hanno risposto ben 3 persone dicendo sì, è stato risolto, funziona tutto, non c'è questo problema. Addirittura uno mi ha scritto dicendo sono un... che mi viene da ridere queste cose, uno youtuber, ti assicuro io che assolutamente, e non è vero assolutamente niente, cioè questi parlavano a vanvera, come si suol dire, senza sapere di che stavano parlando, perché ancora oggi se voi non avete il ricevitore o non avete un
appunto un Osmo Pocket o qualcosa di compatibile che si possa collegare direttamente e cambiare le impostazioni, non esiste al momento né una combinazione di tasti né una app che permette di cambiare le impostazioni a 32 bit. Detto questo e detto che noi youtuber, creatori di contenuti, a volte diciamo delle cretinate stratosferiche, e mi metto anch'io perché a volte uno dice le cose convinto di quello che dice, invece poi non è così e me ne dispiace, ma evidentemente questi non sono neanche dispiaciuti. Ma detto questo, vi dico l'ultima chicca. Essendo un registratore proprio, nel caso dobbiate così fare un podcast, un'intervista, una cosa che dovete, o registrare un'idea, una cosa molto interessante è che questo regge dritto, ma facilmente potrebbe cadere. Invece utilizzando come basetta questa di sotto, la calamita, e mettendola qua, come vedete è un ottimo microfono anche proprio come microfono stand alone, se dovreste utilizzarlo, non so, per registrare delle lezioni, delle cose, super semplice, sta in piedi e va benissimo. Ok, detto questo vi saluto, già abbiamo parlato anche troppo.